Oggi è la giornata ideale per una visita al cimitero monumentale, cielo cupo e c'è una bella nebbiolina. Cosa stai dicendo? È che c'è un sole assurdo. Oh Fa anche porca caldo. vacca, mi rovini l'atmosfera tu, sempre a salutarmi i video. Sigla! Guarda che bella giornata, noi si cammina e voi perché non vi iscrivete al canale? Su, è anche gratis, aiutateci a farlo crescere. Ecco qua, l'edicola Bocconi. Edicola Bocconi. Ok, questa edicola è in stile Liberty ed è stata fatta costruire da Ferdinando dopo la morte del figliolo ventenne nel 1896 Disperso nella battaglia di Alba, di mi pare. Alba. Esatto. È carino, cioè è enorme, È enorme, è difficile non passa non inosservata. accorgersene. Beh, è anche la prima che trovate quando scendete dal ponente. Le essenze scelte hanno una particolarità, sono lievemente tossiche, per cui vabbè, niente di grave, però non passateci tutto il giorno attaccati alla corteccia. L'edicola Erba, L'edicola Erba, che è una sorta di piramide perché non ha sì, è una le piramide figure, tronca. con influenze di stile rinascimentale, egizio, bizantino e greco, così li hanno messo Hanno tutti fatto un insieme mischiotto e vediamo tremendo. se piace. E all'interno c'è una scultura di Enrico Butti. E vabbè, ma è chiusa, vabbè, Ok? dai. Quindi questa è l'edicola Erba. Che ricordo che edicola nel senso romano, non nel senso di edicola dove si comprano i giornali. Prima che qualcuno faccia C'è una curiosità. qualche battuta spiritosa. A proposito degli alberi tossici, Sì. all'interno del cortile del Monumentale ci sono tombe bianche e nere. Le prime si pensa che sprigionino magia bianca, mentre le seconde ovviamente magia nera. Sì, da dove l'hanno pescata questa idea? Non lo so, è tra le tante Curiosità? Boh, mi sembra un po' bislacca come cosa. Se vediamo una tomba che fa zampillare qualcosa lo avvertiamo, eh. Questa richiama il Duomo di Milano, guarda. Questo è un Duomo di Milano in miniatura quasi. un duomino? Eh, Un duomino. Non so come siano. L'edicola Falk. Hai qualcosa da dire anche sull'edicola Falk? Su qualche non c'è niente. Non c'è niente, vabbè. Tantissime edicole Keller. Tra l'altro Keller è la persona a cui si deve nel 1875 la costruzione del tempio crematorio, che poi magari lo vedremo e racconteremo qualcosa di più perché noi abbiamo seguito una visita guidata al tempio crematorio qualche anno fa, vediamo quello che mi ricordo. Qui siamo a pochi metri dal Famedio, cioè poche decine di metri dal Famedio, insomma. C'è una densità di tombe monumentali incredibile, tant'è che il cimitero monumentale, detto appunto anche così, è praticamente una galleria d'arte a cielo aperto.
Questa è molto greca come impostazione, mi ricorda un po' l'altare di Pergamo. Sì. Siamo sul viale centrale, proprio in fondo è l'ossario centrale, dietro l'ossario c'è la necropoli e in fondo il tempio crematorio. Questa è l'edicola bisenzanica con la famosa pariglia di buoi di Butti. Forse è uno dei monumenti più conosciuti del cimitero monumentale. Ecco, questo è proprio lo stile, non riesco a individuarlo. Di che stile sarà sto brutto muso? Un mix tra assiro e precolombiano, dice Giulia. Secondo me sì, È strano, veramente strano. Questa è la statua del tempo, non è la statua di un angelo vicino alla pensione, ma è la statua del tempo e fa parte dell'itinerario dedicato alla morte. Ci sono circa 23 itinerari all'interno del cimitero monumentale tematici, quindi tematici. andiamo dalla classica visita al Camparino, morte, animali, donne, Alpinisti mi pare, alpinisti. Quindi ce ne sono circa 23, quindi 23 visite sul sito del monumentale, potete trovare tutte, per cui poteste se organizzarvele. volete che ne facciamo qualcuno, Fateci sapere nei commenti, intanto non lo farete, vi conosco, cattivi. In base a quella credenza bislacca di cui mi parlavi prima, questa deve sprizzare magia nera da tutte le cuspidi. ma guarda che poi si offendono. Che poi qua a causa dello smog è quasi tutto nero, non vorrei dirlo, ma Non è un buon segno. non è un buon segno. Questi originali, arrivederci. Il più tardi possibile, diciamo. Questa è la tomba di Bailly, non sono sicuri se sia la tomba di Enrico Bailly, famoso artista, o solo di una famiglia omonima, però insomma, decorata è decorata. Da una parte c'è una donna e dall'altra c'è un uomo, potrebbe essere lui, solo non si riesce a leggere il nome di chi c'è tumulato. E ora verso il Camparino, che Giulia dice che è quasi ora dell'aperitivo. Non è vero. No? Possiamo fare Eccolo là in fondo, il Camparino. Ecco. E questa è la tomba della famiglia Campari, di Davide Campari, il fondatore della società, con l'ultima cena di Giannino, mi pare. Vediamo, controlliamo subito. Sì, Giannino Castiglioni. E anche questo fa parte di un itinerario? Sì, è proprio l'itinerario Camparino, dove sono poi riunite insieme altre tombe celebri. Della famiglia? No, non necessariamente della famiglia, ma comunque delle tombe importanti, spesso anche dal punto di vista delle persone che sono state sepolte. C'era un monumentale, c'è anche una colonna femminina. Uno, due. Ma prima c'è anche un terzo, comunque deve essere più di uno. Ok, torniamo sul viale principale. Questo è l'ossario centrale che è stato progettato da Macciachini nel
circondato da altre tombe monumentali, anche qui guarda le guglie che si sprecano, d'altra parte se qualcuno dovesse dimenticarsi che siamo a Milano glielo ricordano gli elementi architettonici. Perché uno potrebbe dire no, siamo a Roma, quella è la colonna traiana, la riconosco, invece no, non è la colonna traiana. E questa è la tomba della famiglia Bernocchi, la rivisitazione della colonna traiana, a mio parere, poi magari mi sbaglio perché non sono un architetto, sempre lo scultore Giannino Castiglioni, edicola Bernocchi, esatto, molto molto particolare. Anche la tomba Chierichetti fa parte di un percorso, cioè il percorso di Adolf Wild, e siamo quasi arrivati al punto forte della visita, il tempio crematorio. Che al cimitero monumentale non ci sono cipressi, che poi è considerato l'albero per eccellenza dei cimiteri, però in compenso ci sono nelle ali laterali il tiglio europeo che diventa giallo, regala delle belle sfumature di giallo in autunno, e in altre parti del cimitero c'è il tasso, predominante del tasso, che è detta anche pianta della morte, lo sapevi? Sì, a sto giro sì. Perché ce l'hanno detto durante la visita guidata del tempio crematorio. Fate le visite guidate che spesso e volentieri sono gratuite del cimitero monumentale. Esatto. Meritano. E hai detto l'albero della morte perché è tossico, contiene una tossina, appunto la tassina, scusate il gioco, l'assonanza con tossina, che può essere mortale, per cui non leccate, non fate gli infusi di tasso o cose varie. Se non vogliate provare delle esperienze estreme. Siamo ora nel tempio crematorio, che è stato costruito nel 1875 su iniziativa di Alberto Keller. E è stato difficile costruirlo perché ai tempi la cremazione non era ancora riconosciuta come metodo accettato di innovazione della Chiesa Cattolica, per cui immaginatevi le resistenze nel creare un tempio crematorio proprio dentro un cimitero. E diciamo che pare fosse in odore di massoneria Alberto Keller, e dietro questo tempio ci fosse la volontà appunto di creare un qualcosa di laico e di non vincolato alla Chiesa. Infatti si può, qua e là, se si sa dove cercare, si trovano simboli della massoneria come i compassi, le cazzuole e i grembiuli. Solo che molti i primi a scegliere la cremazione furono appunto i membri delle società massoniche milanesi. E questo è il locale dei forni, vedete c'erano i binari per terra e questo è il forno, e è rimasto in funzione fino al 1970 circa, questo tempio crematorio a Milano, per poi venire soppiantato dal forno crematorio del cimitero di Lambrate, che ancora oggi è in attività. Per costruire l'interno non si vede anche perché è buio. E pare che, bisogna messo i vetri, pare che abbiamo fatto diversi tentativi per capire quale fosse il metodo migliore per cremare i defunti, perché non è così facile a quanto pare cremare un corpo umano. E qui quelle sono le portantine su rotaia su cui venivano appoggiati i feretri che poi venivano cremati. Avevano le loro rotaie e andavano al forno. Pulvis es et in pulvirem reverteris. Vi lascio la traduzione, la classica: polverisiamo e polvere ritorneremo. Allora, simboli che abbiamo trovato finora sono le piramidi, che c'è la piramide che è uno dei simboli della massoneria, però vediamo se cercando meglio troviamo qualcosa.
Ecco, siamo messi a cercare i simboli della massoneria nei vari loculi, nelle varie lapidi. Poi c'era la statua di Fedele Sala della Società Milanese per la Cremazione, che è proprio un tripudio di simboli massonici. Guardate là, la piramide con l'occhio, il martello, il compasso e la squadra. Ma secondo me c'è qualcosa qui Probabilmente c'è anche probabilmente anche dentro le colonne c'è qualcos'altro, ma non essendo massone non conosco tutti i simboli della massoneria. Di sicuro ce ne sono altri. Se riuscite voi a individuare altri simboli massonici, beh, questo qui è il bastone di Esculapio, mi pare, il caduceo di Esculapio, con i due serpenti. Sarebbe un'ancora. È un'ancora, non lo so, era marinaio. Non ho la mia idea. Col rosario. Sempre dello scultore Wild, Nicola Körner, molto particolari come figure. Questa è una scultura del Vedani, sono solo abbozzati, no, gli lineamenti, però comunque non è male, è particolare. Che avranno anche voluto dare un taglio rispetto al vecchio stile greco-romano, però vedo che dentro tante tombe come questa a Fili Nabuzzi si fanno ancora abbastanza al periodo greco-romano. Non hanno potuto metterci i fregi del Partenone perché li avevano già presi gli inglesi, se no mettevano anche quelli. Non so, forse questa bella donna era un amante delle piante grasse, perché sembrano tanti cactus nel deserto. Perdonateci, ma questa è la scultura preferita dalla nostra Pellegrinetta Oscura, la Medusa. Scultore Enrico Pancera, 1941, monumento Fabe.